Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi è l'ultimo giorno d'autunno e sono tornato sul Gran Sasso. Infatti guardate, dietro le mie spalle c'è il Monte Bolza. Questa è una parte di Campo Imperatore, la parte più meridionale. Da quella parte lì ci sono le montagne più alte del Gran Sasso, il Monte Prene, Fornace, il Monte Camicia. Ultimamente è scesa un po' di neve, quindi il piano di oggi è quello di raggiungere Campo Imperatore e vedere fino a dove sarà possibile insomma proseguire con la macchina, per poi andare un po' all'esplorazione, aspettare il tramonto e vedere un po' che cosa ci regala in questa ultima giornata d'autunno. Ma soprattutto sarà una bellissima occasione per stare insieme in quest'ultima parte dell'anno, del 2023, in attesa del 2024, che spero ci porterà a nuovi scenari da fotografare, nuove montagne e nuovi progetti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video per incoraggiamento, rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente una giornata incredibile. E per oggi la strada, come vedete, finisce qui. Mi trovo in località Pietrattina, nel comune di Castel del Monte. E Pietrattina è proprio questa piccola vallata qui sotto, questa piccola piana abbastanza innevata, ma non molto. Insomma, c'è un po' di ciuffi d'erba che spuntano ancora. La neve è stata non molta questi giorni, però evidentemente la strada è stata difficile da pulire, infatti si ferma qui e poi più avanti prosegue per arrivare a Fonte Vetica, oltre questo colle, da quella parte lì. A questo punto il piano per il pomeriggio dovrà essere leggermente modificato e credo che mi tratterrò un po' qui ad esplorare un po' la zona, vedere un po' da quella parte del Monte Bolza se può offrire un po' di interesse. Ci sono dei chiaroscuri proprio sotto la cima, ci sono delle nuvole, anche da quella parte lì invece il Voltigno presenta qualche interesse con dei ciuffi di nuvole che si stanno formando. Però credo che per il tramonto mi sposterò di nuovo verso il valico di Capo la Serra, da quella parte, perché ho adocchiato un punto molto interessante dove si possono creare delle composizioni diverse, movimentate verso il Monte Camicia e le cime più alte qui del Gran Sasso. Vediamo che cosa si può fare. e sono tornato indietro lungo la strada per circa 5 o 6 km, non saprei di preciso. Ho lasciato la macchina nei pressi del valico di Capo la Serra, che si trova da quella parte, circa 1600 metri di quota. Ho iniziato a camminare infilandomi in questi valloncelli qua proprio bordo strada,
e guardate, dietro le mie spalle si apre questo spettacolo qui, il Monte Camicia, il Monte Prena, qualche nuvola nel cielo e la luce si sta facendo più interessante, insomma si sta un po' ammorbidendo, c'è qualche nuvola da quella parte. Credo che presto andremo anche in ombra e ho deciso di esplorare questa zona perché in tanti anni non l'avevo ancora fatto ed in questo periodo è davvero un luogo splendido perché guardate, la neve e il terreno, queste macchie di ginepro, di vegetazione creano un'alternanza di colori e dei contrasti davvero molto belli, fotogenici a livello fotografico e di paesaggio. E dovrò fermarmi in questa zona, magari scenderò da quella parte lì, per cercare una composizione per il tramonto, perché il sole sta proprio scendendo e non vorrei farmi trovare impreparato. Qui le opportunità sono davvero tante, ci sono queste pietre che affiorano, ci sono i ginepri e si crea anche un gioco molto bello, interessante con i livelli. Guardate, si può vedere anche dalla telecamera qui. Le colline e le valli creano proprio dei livelli che portano poi alla montagna creando una profondità. Questo potrebbe essere davvero uno spunto che risolverà la fotografia di oggi. Per adesso devo rimettermi qui a camminare e cercare un punto esatto per posizionare il mio cavalletto. E facendo attenzione a non contaminare la scena con le mie impronte, sto cercando in questo punto una composizione per il tramonto. Ho trovato questo albero qui, questo pino da questa parte e una fila di rocce che affiorano in maniera molto ruvida, diciamo così. In fondo da quella parte vedete voi stessi, la montagna inizia a farsi interessante. Sarà anche interessante realizzare un time lapse perché le nuvole si stanno muovendo non sono molto veloci, ma sicuramente creeranno un effetto davvero d'impatto. Nasconderò la action cam da quella parte in modo che non rientri nella mia inquadratura e credo che proprio che questa sarà un po' la scena che andrò a fotografare quest'oggi, questo pomeriggio, in quest'ultimo giorno dell'autunno. E ho fatto proprio bene a tornare qui a Campo Imperatore in questa serata così particolare di fine autunno con queste nuvole così belle, strane. Sono in questo momento solo in un punto abbastanza remoto, forse c'è qualche animale perché ho visto delle tracce, chissà, magari una volpe, credo sia una volpe. E avendo scelto questa zona così bella con queste rocce così particolari, bisogna solo rimanere qui e aspettare, perché vedo che in fondo un po' le montagne si stanno colorando, per cui c'è una buona speranza che anche tutta questo corpo nuvoloso qui sopra me
possa colorarsi veramente tra pochi minuti. Bisogna aspettare. E voglio cogliere l'occasione di questo momento così concitato per ringraziarvi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le campanelle per non perdere i prossimi video. Ed ho aperto anche un account su Buy Me a Coffee, per cui chi vuole sostenermi nella mia attività di ricerca di fotografia, ricerca del paesaggio, può farlo. È molto semplice, basta seguire le indicazioni contenute all'interno della descrizione di questo video. Rimanete con me perché il tramonto si sta davvero trasformando in qualcosa di epico. Ho continuato a scattare fotografie in questo punto per circa un'ora e la speranza che arrivasse un po' di colore si è avverata. Guardate lì il Monte Camicia com'è colorato in questo momento. Però devo anche ammettere che ho realizzato molte foto in questo punto e credo che da quella parte lì invece si sta verificando qualcosa di interessante, per cui a questo punto bisogna fare una scelta. Il primo piano, come vedete, è molto scuro e non risalta più nell'immagine. Le montagne invece al contrario sono forse anche troppo esposte e potrebbero bruciarsi. Devo fare una scelta e magari dirigermi velocemente verso oltre il valico di Capo la Serra e vedere se riuscirò a realizzare qualche immagine verso il Monte Bolsa. Però guardate, cioè è veramente difficile scegliere. In questo momento il Monte Prena da quella parte si è infuocato, è di un colore viola. Probabilmente avrò problemi con il bilanciamento del bianco per proprio prendere esattamente la tonalità reale. Poi tra l'altro Fuji ha delle simulazioni di pellicola dove il colore può variare un po' rispetto alla realtà, ma guardate, è veramente incredibile. Scatterò ancora una fotografia qui e poi forse mi sposterò da quella parte. Guardate che cosa sta succedendo da quella parte. Il cielo è veramente infuocato. La macchina dista circa 3 minuti a piedi, forse 5 minuti, per cui forse sarà il caso di raggiungere quell'altura da quella parte e vedere se da lì il Monte Bolsa sarà visibile con questo sfondo così colorato. Purtroppo non farò in tempo a raggiungere una visuale con il Monte Bolsa perché è proprio oltre quelle colline, e quindi per non perdere il colore di questa serata dovrò fermarmi in questo punto e cercare una composizione qui sulla neve, dove la neve e il vento hanno creato delle forme, dei giochi, delle linee che conducono verso il colore da quella parte. Non posso però perdere tempo prezioso. Il colore in questi momenti è questione di minuti. E a questo punto devo velocemente chiudere l'attrezzatura e dirigermi verso la macchina che si trova da quella parte. Ci impiegherò circa 5 o 10 minuti, forse qualcosa di più, perché mi sono spostato molto per inseguire il colore da quella parte. E visto che questo sarà l'ultimo video dell'anno, vorrei ringraziare tutti quanti, tutti voi che mi seguite, siete tantissimi. Vorrei augurarvi un bellissimo anno nuovo, pieno di novità e di fotografia incredibile. Se non l'avete ancora fatto, il regalo migliore per me
da parte vostra potrebbe essere quello di iscriversi al canale e attivare tutte le campanelle. Lasciate un like e commentate, condividete questo video con i vostri amici se il contenuto vi è piaciuto. Qui dal Gran Sasso, da Campo Imperatore, per oggi è tutto. Noi ci vediamo l'anno prossimo. Ciao!